È una racchetta che io consiglierei, e soprattutto nella sua versione blu, che è un po' più recente. Se la trovate usata, fatevi un giro, fateci un pensierino, perché è veramente veramente un bel telaio. Se dobbiamo fare un confronto rispetto alla Izon più recente, quella diciamo contemporanea, posso dire che la comodità di questo telaio è superiore. La facilità è altrettanto alta, ma non è equivalente. È un telaio questo più esigente, che ti richiede più tecnica, ti richiede più gambe. Ok ragazzi, sapete che per me la Izon 98, nello specifico qui la versione 2022, adesso soppiantata dalla Aqua Night o com'è che si chiami, che sostanzialmente è solo una rivisitazione estetica. Non ci sono variazioni su specifiche, composizione, materiali e quant'altro rispetto a questo modello. È una racchetta che secondo me è veramente ben riuscita, molto solida, molto stabile, buona potenza, anche se carente comunque dal punto di vista dell'inerzia, quindi bisogna essere molto veloci diciamo di braccio. C'è un sistema diciamo di attuttimento delle vibrazioni buono, ma forse non troppo, perché questa racchetta, questo telaio mi ha portato purtroppo alla epitrocleite, da cui sto comunque uscendo. Non sto più usando nemmeno la gomittiera, ormai sono passati, è un mese circa che non la sto più utilizzando e sto giocando piuttosto bene. Nel frattempo però è stato veramente molto complicato trovare una quadra, perché ho mollato questo telaio che era a novembre, sono passato per tantissimi test, Gravity, Speed, V-Core, ho utilizzato delle Prokennex, tra le varie test e recensioni ho anche utilizzato insomma tanti telai che pensavo potessero essere delle buone soluzioni. Ecco la blade anche qui dietro. Purtroppo non ho trovato la quadra, fino al punto in cui ho fatto un po' di ricerche e messa da parte questa Izon 98 sono arrivato a un altro modello di Izon che è uscito un pochino di tempo fa, quindi verso fine gennaio ho deciso di andare a fare una prova e ho comprato queste due racchette. Izon DR98, uno dei telai più riusciti, storici, considerati tra i migliori di casa Yonex, nello specifico della linea Izon, utilizzato ancora oggi da giocatori pro come per esempio Nick Kyrgios, come per esempio Fucsovic. C'è Casper Ruud che utilizza Izon DR100, nello specifico la versione allungata. Insomma, la DR è considerato un po' come la PT57A, la Pro Tour della Head, per esempio, no? Oppure la H19 o la H22 della Wilson. Cioè sono dei telai storici, per quanto comunque tutto sommato moderni, perché stiamo parlando di anno di uscita 2014 nello specifico. Bugia, 2016 nello specifico di queste, quindi un telaio che ha quanti anni sono passati? Sono passati 8 anni fondamentalmente. Diciamo che le racchette sono abbastanza rovinate, sono piuttosto rovinate, molti graffi, però appena l'ho provata ho trovato subito feeling, veramente veramente ottimo feeling, che mi ha portato la settimana dopo a comprare sempre sul mercato dell'usato un'altra coppia di DR98, che sono queste qua, che sono uscite fondamentalmente l'anno e mezzo successivo. È successo un po' come le Izon 2022 con le Aqua Night che sono uscite adesso, quindi hanno fatto una semplice rivisitazione estetica in casa Yonex di questo telaio. Nello specifico queste sono quelle Lime, erano anno 2017, la persona che me le ha vendute mi ha detto di averle comprate nel 2017, mentre invece queste risalgono al 2018 come anno di acquisto del precedente proprietario. Sono in condizioni migliori rispetto alle Lime, devo dire però che ci sono delle differenze tra le quattro racchette. Allora, intanto parliamo di specifiche. Questo telaio nello specifico
il DR98 di fabbrica esce con 310 grammi di peso, bilanciamento 31, quindi rispetto alle nuove siamo 5 grammi più pesanti, abbiamo un bilanciamento di mezzo centimetro più spostato al manico, e questo è una cosa per me favolosa. Uno, perché le Ison 98 che avevo le avevo già portate a 310 grammi a telaio nudo, e due, abbiamo abbassato ulteriormente il bilanciamento, che per me è tanta roba, perché per esempio con la Gravity MP, con la Yonex V-Core 100 ho sviluppato dolori affaticamenti importanti alla spalla, e molto probabilmente, parlandone anche con Christian Famà di Matchpoint, che vi ricordo ha offerto uno sconto del 10% col codice LOST10 se acquistate del link qui sotto sul suo sito matchpointonline.it, anche secondo lui il mio problema alla spalla non è tanto dato da un'inerzia elevata di un eventuale telaio, ma piuttosto dal fatto che probabilmente non reggo dei bilanciamenti troppo avanzati sul telaio. Quindi per me oro che cola. Dal punto di vista della rigidità, uno degli elementi che mi ha portato a questo telaio è stato il fatto che la nuova Ison siamo sui 64 punti, stando alle statistiche insomma che si trovano in giro, mentre su questo telaio scendiamo a 62. Ora, tra le 4 racchette ho notato che questa gialla, essendo più vecchia, obiettivamente è meno comunicativo in termini, è meno reattivo, meglio dire. Io penso che perché con l'andare del tempo la rigidità scende ulteriormente, quindi secondo me queste sono ancora più morbide, sono un po' più spente, passatemi il termine, dovuto al fatto che siano più datate, più vecchie rispetto a queste blu. A livello di specifiche, diciamo che le racchette sono arrivate piuttosto in specifica. Queste sono esattamente in specifica. Peso finito 329 grammi, bilanciamento 31, 310 grammi telaio nudo. Tanta roba, sono veramente contento. A livello di inerzia siamo, adesso qua devo andare a memoria perché non ce l'ho segnato, ma dovremmo essere intorno ai 290 punti senza corde, quindi aggiungendone circa 30 con le corde siamo tra i 315 e i 320 punti di inerzia, che a me sostanzialmente soddisfa, va benissimo così. Per questo invece purtroppo sono arrivate con 3 grammi fuori specifiche, quindi abbiamo dovuto lavorare, tant'è che su di una qua vedete c'è il piombo, sull'altra no, e l'abbiamo dovuto mettere tutto in testa perché purtroppo questo era il telaio fuori specifica e ci siamo dovuti adeguare. Su questo ho dovuto fondamentalmente cambiare il grip, dovevo togliere il peso il più possibile. Questa è arrivata a 313 grammi telaio nudo, quindi sono dovuto intervenire con Christian per sistemare la questione. Quindi abbiamo tolto il grip Yonex, è sostituito con Syntec Babolat, che tra l'altro problema è che queste le ho prese in manico 2, che è il manico che utilizzo, e queste purtroppo erano manico 3. Ho dovuto diciamo assottigliare il manico oltre che abbassare il peso, e ho guadagnato qualcosina, sia in termini di dimensione del manico, l'ho compensata col grip, perché qui come overgrip, volevo dire, sto usando uno molto sottile, mentre invece qui ne sto usando uno un po' più grossetto, quindi è come se esso fossero diventati un 2,5 questo e un 2,5 questo, ecco, per intenderci, quindi non sento più la differenza di manico. A livello di custom siamo dovuti intervenire fondamentalmente qui sulla testa, perché questa racchetta qui aveva fondamentalmente inerzia molto più bassa rispetto all'altra, che aveva un bilanciamento più spostato in avanti e un peso di 3 grammi superiore a questa, quindi le abbiamo dovute diciamo così matchare. Abbiamo fatto un matching intervenendo solo a ore 10 e ore 2 e sono diventate uguali, quindi questa coppia sostanzialmente pesa 330 grammi finita, quindi 1 grammo in più rispetto a quelle Lime, impercettibile obiettivamente, e come inerzia però siamo identiche all'altra, quindi diciamo che ho 4 telai quasi uguali, ma i telai da match, chiamiamoli così, sono questi due perché sono più nuovi, li preferisco, ecco, anche come colori, mentre queste due
yellow, il lime le tengo sostanzialmente o per fare lezioni o per farmi un palleggio o se rompo le corde nel frattempo utilizzo questi, insomma sono di riserva, mettiamole così. A livello di incordatura sto utilizzando un ibrido Head Lynx 1.25 con Head Velocity 1.30. Diciamo che è molto confortevole, mi trovo molto bene anche da questo punto della rinnovata, diciamo, scelta delle corde, e forse anche questo, oltre al telaio, mi ha aiutato e gli esercizi che poi sto facendo del rinforzo a superare il dolore al gomito. Diciamo che la durata delle corde è buona, se faccio allenamenti blandi siamo nella media di 6 ore circa di gioco. Se ci do dentro con allenamenti più intensi, diciamo dove veramente picchio la palla, non arriviamo a 4 ore. È il multifilo chiaramente che si rompe. Però devo dire che vale la candela, cioè mi piace parecchio. Ho testato, per esempio qui vedete la differenza, Lynx Tour con Velocity e qua Lynx Velocity, e devo dire che è molto più dura. La Lynx Tour, adesso che sto giocando con corde e combinazioni molto morbide, mi rendo veramente conto di quanto sia una corda molto rigida, molto dura. Infatti non mi sta piacendo moltissimo la sensazione, preferisco l'opzione più morbida. Per concludere, questo telaio, questo blu nello specifico, che dovrebbe avere una rigidità uguale sulla carta, essendo più recente io la sento più reattiva, un attimino più, si sente che è più fresca, quindi questo telaio, ecco, che vi dicevo essere un po' più spento, me ne rendo conto, quindi tenetelo in considerazione. La racchetta più invecchia, più si spegne, più perde rigidità, e come dice il buon Christian, tende a sfibrarsi. Quando la racchetta è spenta vuol dire che è un segnale per il quale dovremmo probabilmente cambiare telaio, però appunto come vi dicevo io queste le tengo come riserva. Ai fini della giocabilità, se dobbiamo fare un confronto rispetto alla E-Zone più recente, quella diciamo contemporanea, posso dire che la comodità di questo telaio è superiore, la facilità è altrettanto alta, ma non è equivalente. È un telaio questo più esigente, che ti richiede più tecnica, ti richiede più gambe, perdona un po' meno, mettiamola così, ma ha pur sempre un'anima di racchetta facile, passatemi il termine, cioè racchetta facile per un giocatore comunque avanzato, ecco, non la metterei nelle mani di, come dire, un principiante, un giocatore intermedio. È una racchetta che per andare davvero ha bisogno di spinta, cioè devi darci dentro, altrimenti comunque non esce fuori il meglio di se stessa, ecco. Quindi ottimo il servizio, chiaramente le Yonex ormai l'ho imparato, questo sono delle bestie da servizio, sia nelle rotazioni, la palla si alza con il kick, la palla va velocissima di piatto, la palla gira quando fai uno slice. Ho ritrovato una buona fiducia sul servizio, tant'è che ormai ogni partita che sto facendo non vado oltre i 2-3 doppi falli quando va male. Ho trovato una buona fiducia e una buona spalla, un buon partner da questo punto di vista. Colpi piatti vanno benissimo, il rovescio piatto esce che è una bellezza, le rotazioni in top col diritto molto buone. È una racchetta che io consiglierei, e soprattutto nella sua versione blu, che è un po' più recente. Se la trovate usata, fatevi un giro, fateci un pensierino, perché è veramente veramente un bel telaio. Nei telai contemporanei onestamente non sono riuscito a trovare un equivalente, ne ho provato tante, lo sapete, insomma ve ne ho parlato. Stavo considerando anche di utilizzare la Speed MP nuova 2024, telaio morbido, flessibile, però nelle partite che ho fatto con quel telaio mi sono sentito in difficoltà, cioè mi sono sentito che mi mancava un aiutino, che invece questa mi dà, soprattutto sul servizio, soprattutto nei colpi decentrati, quando arrivi che sei stanco e la devi rimandare, lei ti dà una mano. Blade assolutamente non mi ha aiutato. V-Core mi piaceva abbastanza, ci ho fatto anche dei match di torneo, ma dolore alla spalla e parzialmente anche dolore al gomito. Stiamo parlando di metà gennaio, soprattutto epicondilite, in quel caso soprattutto sul rovescio, chiaramente un telaio mediamente più rigidino.
niente, ho trovato la quadra, quindi buonissimo lavoro da parte di Yonex. Sono un uomo Yonex ormai quasi convertito del tutto da Head, che ha rappresentato per me il marchio più, quello che ho sentito più dentro, diciamo, però sono ormai quasi convertito, ecco. Ah la la la, ah la 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 la. Va bene. Ho detto abbastanza cazzate, quindi grazie a chi è arrivato fino a qui a sentire i miei pipponi. Ragazzi, venite a Wimbledon. Qui sotto c'è il link, andiamo e partiamo insieme, andiamo a comandare, forza. Detto questo, al prossimo video.